Ciao, sono Lea, Speed Specialist di Boost. E oggi parleremo dell'INP, la nuova metrica che verrà introdotta dal team di Google a marzo 2024. Se ti interessa l'argomento, iscriviti ai nostri canali social e visita il nostro sito www.boost.com per rimanere aggiornato sulle ultime novità dell'hosting sostenibile, velocità e Core Web Vitals. Iniziamo! Nel 2020, il team di Chrome ha introdotto i Core Web Vitals per fornire una suite di indicatori relativi alla qualità per le pagine web. Alcuni mesi fa, però, Google ha annunciato una modifica imminente delle metriche dei segnali web essenziali per valutare meglio la qualità dell'esperienza utente su una pagina web. In questo video esploreremo questo cambiamento e il suo significato. Una di queste metriche è l'FID, First Input Delay, e misura l'interattività. Ci sono però delle limitazioni note. Questo ha portato il team di Chrome a esplorare e chiedere feedback su una metrica allora sperimentale che consenta di affrontare questa condizione in modo più efficace. Nel 2022 ha annunciato l'Interaction to Next Paint come nuova metrica, iniziando così a collaborare con la community per verificarne l'efficacia. Dopo un altro anno di test e raccolta di feedback della community, il team di Chrome ha deciso di promuovere l'INP come nuova metrica dei Core Web Vital per l'interattività. Andrà a sostituire la metrica FID a partire da marzo 2024. Ma quindi che cos'è l'INP? In pratica questa metrica calcola la reattività con cui avvengono tutte le interazioni nella singola pagina. Facciamo un esempio. Se un link si apre subito, ma un tasto con un invito all'azione o all'acquisto ci mette molto tempo a reagire, il valore complessivo dell'INP della pagina potrebbe avere delle flessioni. L'INP calcola il ciclo di vita e reattività della pagina intera, e il valore complessivo viene valutato solo alla fine della navigazione dell'utente. Volendo usare una similitudine, l'INP è come misurare il tempo che intercorre tra il momento in cui qualcuno suona il campanello e la risposta alla porta. Questa è la differenza sostanziale con l'FID, che invece tiene conto solo della prima interazione e misura unicamente il ritardo di ingresso, e non il tempo di elaborazione dei gestori di eventi, o il ritardo nella presentazione del fotogramma successivo. Per testare velocemente lo stato della metrica di un sito web, puoi accedere a PageSpeed Insight di Google e inserire il dominio. Se ci sono dati a sufficienza, potrai trovare nella seconda riga della sezione relativa alla reale esperienza dell'utente la metrica INP. In questo caso potrai vedere che la metrica FID è superata correttamente, ma la metrica INP no. A marzo 2024 perciò sarà necessario aver già sistemato i tempi di interazione, secondo gli standard della metrica, affinché tu possa passare la validazione dei segnali web essenziali. Inoltre, navigando nella sezione Core Web Vital di Search Console, puoi individuare agevolmente gli errori. Puoi osservare più da vicino le pagine con problemi, nella sezione dedicata, e fare una revisione approfondita per capire cosa non va. Spero che questo contenuto sia stato di ispirazione. Grazie per l'attenzione e ricorda: l'hosting è un fattore importante per il tuo e-commerce. Se hai problemi di velocità o di prestazioni, scrivici sui nostri canali social o sul nostro sito web www.boost.com. A presto!